Quando un paio di anni fa sono stato invitato a visitare una collezione privata a Giannini, per di più in provincia di Salerno, dove sono nato e cresciuto, non ero più in me. Innanzitutto perché mio padre tra gli anni 70 e 80 è stato anche concessionario Giannini. Io sono del 98, anno in cui la Carleo Automobili non era più un concessionario di auto e il futuro stava cambiando. Ma l'emozione è dovuta soprattutto a mio zio, l'unico che non ho mai conosciuto. Meccanico elaboratore e pilota amatoriale, zio Tore aveva una Giannini 590 GT portata da lui stesso a 800 negli anni 70 e che nei ricordi del mio papà, quando veniva messa in moto, faceva vibrare i vetri dei palazzi. Giannini è un marchio che trabocca di storie incredibili, ingegneristicamente incredibili, con una marea di sperimentazioni condotte da progettisti poliedrici su ogni tipo di macchina e di motore. Negli anni 20 e 30 iniziò ad esaudire le richieste di molti gentleman drivers. Negli anni 40 e 50 andava a competere con le modenesi più esuberanti, dalle Stanguellini alle prime rosse con il Cavallino, fino a giungere alla dicotomia più nota con lo Scorpione torinese. Spero abbiate potuto già vedere in azione le piccole 126 Giannini della collezione di Mario Caputo, nella prova su strada che gli abbiamo dedicato, perché le piccole saette sono solo alcune delle fantastiche automobili che rientrano nel nostro cuore. Quella della Giannini è una storia che va considerata in sintonia e in contrasto con la storia di Carlo Abarth. Tuttavia la Giannini affonda le proprie radici in quel periodo in cui già scoppiò mi piace dire, un micro boom automobilistico, stiamo parlando degli anni 20, in cui però le automobili erano ancora... Non erano per tutti. Non erano per tutti e pochi facoltosi potevano permettersele. Tuttavia in quel periodo c'erano le competizioni automobilistiche che amplificavano ancora di più quell'obiettivo di motorizzazione privata di massa che tanto ambito era da Mussolini. Come è scoppiata la tua passione per le vetture anteguerra e in particolare come si è evoluta verso le automobili Giannini? Allora, la passione per le auto anteguerra innanzitutto è nata in me già nel modo in cui bisogna metterle in moto. Da aerostarter, attacca la corrente, apri il rubinetto della benzina, magari quelle più datate, prendi la manovella, l'alzavalvole al centro dello sterzo, i pedali dell'acceleratore, freno invertiti. Diciamo che le auto anni 30 hanno un fascino a sé. Nel mio caso rimasi stupito un giorno che comprai un giornale in edicola, automobilismo d'epoca, con mio nonno. Nello sfogliare mio nonno mi bloccò su una pagina che c'era un Balilla Coppa d'Oro targato Salerno. Mio nonno di botto mi blocca e dice: guarda, questa macchina era a sala, io me la ricordo, tutte quelle medagliette davanti la griglia, i fari con le grigliette davanti le parabole. Dico: nonno, ma forse ti ricordi male, ma il Balilla Coppa d'Oro, carrozzeria Ghia, ma chi poteva averlo qua a sala? Cioè, mi sembrava quella cosa quasi impossibile, che però aveva ragione lui, tra l'altro. Quella Balilla Coppa d'Oro, dopo un bel po' di tempo, scoprì che era stata davvero qui a Sala. Era la balilla della collezione Van Colle, concessionari Fiat dal 1933, se non che ancora tuttora amici. Siamo amici. Purtroppo io quella macchina non ho mai avuto modo di vederla, se non per qualche foto sulla rivista di cui ti ho parlato, perché poi la macchina non è rimasta qua, ma è andata nelle mani di un grande appassionato che instaurò il registro storico Fiat Balilla. Allorché però, preso dall'entusiasmo di sta balilla che era nel mio paese, essendo appassionato di automobilini a pedali come ben sai, dato che ho avuto sempre la mania di costruire, creare, fare un qualcosa con le mie mani, mi è piaciuto sempre fare il restauratore, il carrozziere, anche se ahimè non lo faccio, perché conduco tutt'altro lavoro, il lavoro di famiglia, quella è stata sempre una passione. Alla fine mi mise a costruire questa Balilla Coppa d'Oro, che poi ne è uscita fuori una caricatura, perché non è proprio una riproduzione perfetta della Balilla Coppa d'Oro, però è venuta molto simile. E alla fine questa vetturetta è una vetturetta giocattolo da bambino che però... in cui però confluisce tutta la tua passione per le automobili anteguerra e per le piccole vetturette, ecco, sì, che all'epoca come la Balilla Coppa d'Oro erano, seppur derivate da quella che appunto è la prima utilitaria Fiat pensata per il popolo, era comunque in grado di raggiungere velocità sì, notevoli per l'epoca. La sua meccanica sofisticata, sì, la Balilla era un'auto da corsa a tutti gli effetti.
C'è da dire che ha partecipato alle 1000 miglia, c'è da dire che Stanguellini le ha elaborate per partecipare, ecco, alla 1000 miglia e a tutte le altre competizioni dell'epoca. Altro grande nome che prettamente tra noi giovani Io spesso poco viene ricordato, oltre a Abarth e Ho Giannini. visitato anche il loro museo e ti dico che quel museo è qualcosa di fantastico. Senti proprio l'odore della competizione lì dentro. Quando entri è una cosa indescrivibile. Guarda, ci sono stato una volta, ma ritornerei ad andarci minimo altre 100.000 volte.